In archeologia, man mano che si va indietro nel tempo e si vogliono cercare elementi che consentano di individuare a quando risale la più antica presenza dell'uomo in Sicilia, l'impresa diventa sempre più difficile e non è nemmeno chiaro il modo in cui questo si è giunto nell'isola. Durante le grandi glaciazioni, le condizioni del Mediterraneo erano di gran lunga diverse da quelle odierne. Il livello del mare era molto più basso e molte delle attuali piccole isole vicine alla costa erano solo dei promontori. Si è pure ipotizzato che ci fosse stato addirittura un collegamento terrestre con il Nord Africa. In ogni caso, una volta stabilitisi in Sicilia, l'ipotesi più accreditata è quella che gli umani si siano riuniti in piccoli clan familiari, dediti alla caccia e alla raccolta di frutti selvatici. Nel loro continuo vagare, nei mesi piovosi, conoscevano dei punti fissi di riparo e ristoro temporaneo entro grotte o ripari. Alla fine della più antica fase preistorica, il Paleolitico, siamo a circa 25.000 anni addietro, l'uomo inizia a prendere maggiore coscienza delle sue abilità e configura, scheggiandola, la pietra per ottenerne utensili destinati a vari usi, utilizzando soprattutto nuclei di durissima selce. I segni della presenza umana nei vari luoghi frequentati nel corso dei millenni a seguire sono scomparsi del tutto, sotto strati di terriccio che si sono andati sovrapponendo, raggiungendo talvolta spessori notevoli. Pertanto, diventa difficile sostenere che un sito, una grotta, un costone di roccia variamente inclinato siano potuti essere stati rifugi per questi nostri antichi progenitori. D'altronde, la ricerca da parte dei paleontologi non è poi così antica come sembrerebbe. Molte scoperte sono state fatte in questi ultimi 100 anni. Prima non si avevano le competenze scientifiche per portare avanti le opportune indagini. È dalla seconda metà dell'Ottocento in poi che l'archeologia in Sicilia ha fatto notevoli progressi, grazie alla provvidenziale presenza di autorevoli studiosi e l'istituzione delle soprintendenze quali organismi di tutela, salvaguardia e studio del territorio. Le grandi basi della ricerca archeologica di età preistorica, con i primi inquadramenti delle varie culture entro possibili aree temporali omogenee, le dobbiamo al grande Paolo Orsi. Studi e ricerche nel territorio che sono stati ridefiniti e assestati da Luigi Bernabò-Brea, a cui dobbiamo un'analisi dettagliata e ragionata dell'avvicendarsi delle varie culture materiali nel territorio siciliano e nelle isole minori. I suoi furono non solo approfondimenti delle precedenti ricerche, ma anche nuove scoperte di grande rilevanza, proprio a partire dalla più remota preistoria attraverso lo scavo stratigrafico. Il solo che riesce a stabilire un'attendibile cronologia comparativa, aiutata anche da nuove indagini scientifiche come quella del radiocarbonio. Dal momento che il rinvenimento di nuovi siti archeologici, il più delle volte, è stato dato dalla casualità, non si è certi della loro reale consistenza numerica e della loro varietà culturale. Riguardo ai periodi più antichi, abbiamo ancora una vaga certezza dei luoghi che furono teatro
di vita dei primi abitanti dell'isola. Uno dei più antichi, assegnabile al Paleolitico superiore, sembrerebbe si possa individuare nel riparo di Fontana Nuova, che si trova in una zona collinare che guarda la costa e il mare di Marina di Ragusa. Questo riparo è stato assegnato ad una frequentazione avvenuta circa 10.000 anni addietro. I reperti rinvenuti sotto il riparo sono costituiti essenzialmente da schegge di selce lavorate così da farne lame e grattatoi. Per lo stesso ampio periodo, compreso tra 30.000 e 10.000 anni addietro, si conoscono diversi siti preistorici, quasi tutti collocati lungo la costa settentrionale della Sicilia. I più importanti sono la Grotta del Genovese, che si trova nell'isola di Levanzo, nell'arcipelago delle Egadi, con le incisioni rupestri di animali, e la Grotta della Daura, sul Monte Pellegrino, a Palermo, con le famose incisioni, anche di umani, rinvenute al suo interno. Le più antiche sepolture sono state rinvenute all'interno della grande grotta di San Teodoro, presso Acquedolci, in provincia di Messina. Per la fase successiva, quella denominata Mesolitico, posta a cavallo tra il Paleolitico superiore ed il Neolitico, si ha conoscenza di diversi ripari che contengono elementi importanti per una loro collocazione temporale, e i principali sono chiaramente la Grotta del Genovese per la fase delle pitture rupestri collocabili nel Neolitico, il riparo Cassataro con le celebri pitture realizzate con ocra rossa, il riparo San Marco per i segni nella parte superiore della magnifica onda litica ed il rinvenimento sul suolo di lame di selce. Il riparo della Fontana delle Rose, che nella parte basamentale rocciosa conserva canalizzazioni e bacili. Il sito di Rocca Pizzicata, che conserva elementi di una sacralità primordiale. E gli spettacolari costoni rocciosi di pietra perciata, per le innumerevoli incisioni rupestri lineari e stellati. È ipotizzabile che ce ne possano essere tanti altri di ripari sparsi in tutto il territorio siciliano, ancora da scoprire. Ma fra tutti questi, solo 2 al momento sono stati oggetto di studi attraverso scavi stratigrafici che ne hanno attestato la lunga frequentazione tra il Paleolitico superiore ed il Neolitico. Questi sono la Grotta Corruggi, che si trova presso Portopalo di Capopassero, in provincia di Siracusa, e il riparo della Sperlinga, presso il piccolo borgo San Basilio, che è frazione di Novara di Sicilia, in provincia di Messina. La grotta Corruggi è stata individuata e scavata inizialmente da Paolo Orsi, e questa in origine doveva essere abbastanza ampia ed accogliente, tanto da poter ospitare un gruppo familiare piuttosto numeroso, la cui dieta
comprendeva principalmente molluschi che venivano raccolti tra gli scogli affioranti dell'attigua costa. Oggi la cavità originaria è ridotta a poco più che un piccolo riparo, dal momento che buona parte dei massi calcarei che componevano la copertura sono crollati per varie cause naturali. Il sito si trova lungo il tratto di mare della costa sud-orientale, nei pressi di Portopalo, e nelle adiacenze si trovano i resti di un villaggio stentinelliano, nella vicina contrada Volpiglia, e la famosa grotta di Calafarina. Questo tratto di costa alterna basse scogliere a magnifiche insenature di finissima sabbia, molto frequentate durante la bella stagione, ma pochi bagnanti sono a conoscenza dell'importanza del riparo Corruggi, che non è nemmeno segnalato con un cartello ed è privo di un'opportuna recinzione, e quindi la sua cavità è diventata perenne deposito di spazzatura. Prima dell'avvento delle automobili queste erano località incontaminate e le sue spiagge erano di aspetto primordiale, appannaggio di pochi fortunati. All'intervento di Paolo Orsi, avvenuto nella seconda metà dell'Ottocento, seguì quello del professore Luigi Bernabobrea, che ebbe modo di scavare in tutta tranquillità l'interno di quello che rimaneva libero della grotta, tra i grandi massi crollati della copertura. Tolto lo strato superficiale privo di attendibilità archeologica, quello immediatamente sottostante ha restituito strumenti microlitici di selce e di ossidiana, che oltre ad avere forme di lame affilatissime, presentava anche microbulini, insieme a frammenti di ceramica a superficie incisa, tipica della cultura di Stentinello. Dal sito della contrada, denominata proprio Stentinello, che si trova nei pressi di Siracusa, dove questa cultura materiale è stata meglio individuata e studiata. Allo stesso periodo di frequentazione temporale appartiene un secondo riparo, posto sulle alture dei Monti Nebrodi, che si affacciano già sulla costa tirrenica in vista del Golfo di Tindari. Questi monti sono solcati da profondi valloni, entro le cui basi si distendono placide fiumare dall'aspetto sterile, che per buona parte dell'anno, in assenza di piogge, sono asciutte e percorribili, tanto che hanno costituito da sempre il primordiale collegamento tra l'entroterra montuoso e il mare. La scoperta del riparo si deve alla segnalazione che Domenico Riolo, ispettore onorario della zona di Milazzo, fece al professore Bernabobrea nei primi anni 40 del secolo scorso, cui fece seguito un loro primo sopralluogo. Ma a causa delle condizioni belliche in cui si trovava l'Italia, a quella visita non seguirono ulteriori approfondimenti ed è stato necessario aspettare la tarda primavera del 1951 per poter effettuare una prima ed unica campagna di scavo archeologico regolare, condotto da Bernabobrea, assistito da Madeleine Cavalier e da Gaetano Bottaro, durata solo un paio di settimane. Il riparo di Contrada Sperlinga si trova lungo il versante nord-orientale del Monte Calderone, che è interamente ricoperto di una lussureggiante vegetazione boschiva,
e su cui si adagia il piccolo borgo di San Basilio. L'area della contrada è caratterizzata da alcuni distacchi di grandi massi calcarei, scomposti e in parte rotolati lungo il pendio, fenomeni causati da movimenti geologici secondari legati alle spinte dei grandi continenti. Alcuni di questi enormi blocchi si trovano in posizione scomposta, fessurati e con inclinazioni naturali. I distacchi tra i vari blocchi sono evidenti e in certi casi anche ispezionabili, e questi creano ombrosi anfratti entro cui potersi incuneare anche per difendersi. A valle di alcune di queste rocce si formano delle aree naturalmente riparate proprio dall'aggetto delle pareti calcaree e vi si possono ipotizzare almeno 3 punti di possibile aggregazione da utilizzare come riparo. Uno di questi costoni di roccia, in particolare, presenta un aggetto considerevole, con la parete fortemente striata da scolature prodotte dalla pioggia con varie colorazioni, dove predomina l'ocra rossa. Dove il riparo presenta una breve rientranza, fu esplorato il suolo procedendo con una quadrettatura, entro la quale lo scavo permise di distinguere vari strati omogenei, e questi puntualmente restituirono le informazioni riguardo la vita che vi si era svolta attraverso il rinvenimento dei materiali artificiali trasformati dall'uomo. Nei primi livelli, quelli posti in sommità, furono raccolti frammenti di ceramica appartenenti alla cultura di Diana, che viene collocata nell'ultima fase del Neolitico, quella prossima all'età del rame, insieme a notevoli quantità di lame di ossidiana, la cui provenienza, senza dubbio, è da Lipari. I livelli sottostanti hanno restituito ceramiche della cultura di Serra Ferlicchio e di San Cono Piano Notaro, insieme a numerosi utensili litici ricavati dalla selce, ma anche dalla quarzite. Lo strato sottostante ha messo in luce la ceramica a superficie incisa ed impressa, tipica della cultura di Stentinello, che si colloca nelle prime fasi del Neolitico siciliano. Oltre questo livello, la ceramica non era più presente, a vantaggio solo di strumenti litici di vario tipo e dimensioni, con prevalenza di microstrumenti, e man mano che si andava negli strati sottostanti, questi si facevano più grossolani, sino a quando lo strato non ha più mostrato alcun indizio di frequentazione umana. Tutto ciò concorre a sostenere che il riparo della Sperlinga, identificato con il numero 3, è stato frequentato dalla fine del Paleolitico sino alle soglie dell'età del rame. Negli altri 2 ripari non è stato condotto ancora alcuno scavo, ma l'ipotesi più evidente è che anch'essi contengono la medesima stratificazione archeologica. L'uomo preistorico, che ha abitato per primo i ripari della contrada Sperlinga, fu quello che vide arrivare sull'isola nuove presenze umane, portatrici di una rivoluzionaria cultura materiale, che conosceva il fuoco, utilizzava la ceramica ed era dedita alle prime forme di agricoltura ed allevamento del bestiame. Erano quelli che definiamo oggi stentinelliani. I ripari della Sperlinga sono solamente costoni rocciosi inclinati, dove l'uomo ha potuto trovarvi protezione
grazie ad un sistema di controcopertura, puntando dei tronchi contro la parete di roccia e rivestendoli poi con materiale straminio e possibilmente anche con pelli di animali. Queste strutture precarie hanno dato riparo per centinaia e centinaia di anni a gruppi umani in lenta evoluzione, e questi nel tempo hanno iniziato a vedere nell'agricoltura e nell'allevamento del bestiame una stabile fonte di sostentamento. L'uomo diventa stanziale. È di grande importanza la presenza nei pressi dei ripari della Sperlinga di 2 sorgenti d'acqua ancora attive, che hanno garantito la vita di questi nostri antichi progenitori. Limitatamente ad una piccola porzione del costone di roccia del terzo riparo, e probabilmente dove si trovava l'ingresso, si nota un gruppo di incisioni. Si tratta di semplici linee, tracciate con determinatezza dall'alto verso il basso e molto ravvicinate tra esse. Solo un paio sono oblique rispetto alle altre. Non rappresentano nient'altro che delle linee tra esse vagamente parallele, e non si riesce a comprenderne la funzione. Sono stati molti gli studiosi che si sono avvicendati a proporre congetture tutte plausibili, ma ancora nessuna certa. Oggi i ripari della Sperlinga sono facilmente raggiungibili e ampiamente godibili, grazie all'intervento degli uomini della Forestale, che hanno realizzato un breve spazio attrezzato, adatto anche per la sosta di qualche autovettura, ed una gradonata a più svolte, fornita di segnaletica, che consente ai visitatori di arrivare con una certa agiatezza sin davanti alle alte pareti rocciose, utilizzando solamente tronchi e rami e assestando le pietre del luogo in modo da formare gli scalini senza uso di cemento o di malte. Nel giro di pochi minuti si ha la possibilità di immergersi in un paesaggio fuori dal tempo, in uno spazio primordiale, oltre confini della civiltà, dove sembra che in un solo momento tutto possa tornare indietro di migliaia di anni. Grandi alberature ricoprono tutto lo spazio antistante i ripari, creando l'habitat ideale per fare germogliare tra le foglie secche i ciclamini e crescere piante rampicanti che si abbarbicano alle pareti rocciose, rendendole potentemente vive e rigogliose. È quanto mai necessario, una volta visitati i ripari, recarsi nel centro di Novara di Sicilia, dove è stato allestito un piccolo museo archeologico che accoglie in bella esposizione i reperti recuperati dal professore Luigi Bernabò Brea e da Madeleine Cavalier nel corso degli scavi del 1951, e che inizialmente erano stati portati via per essere studiati e custoditi nei magazzini del Museo Archeologico di Lipari e recentemente restituiti al comune di Novara di Sicilia grazie all'abilità di attenti amministratori e alla lungimiranza e intelligenza di direttori museali.